Ciao ragazzi, sono di me Andrea e vi do il benvenuto nel mio canale YouTube. In questo nuovo video vi voglio raccontare la storia di un altro killer che era all'Indipendenza di Salvatore Riina. Vi voglio raccontare la storia di Giuseppe Lucchese, detto Lucchiseddu. Giuseppe Lucchese è diventato uno dei più potenti boss di Cosa Nostra a colpi di mitra. Lucchese era un grande amico di Giuseppe Greco, detto Scapuzzetta. Per Giuseppe Greco, Giuseppe Lucchese era un fratello minore a cui insegnava ad uccidere. Giuseppe Greco e Giuseppe Lucchese insieme hanno commesso numerosi omicidi. Allora ragazzi, per prima cosa guardiamo la sigla e poi vi racconto la storia di Giuseppe Lucchese. Allora ragazzi, come vi ho detto nell'anteprima, in questo video vi racconterò la storia di Giuseppe Lucchese, che era uno dei killer più spietati di Cosa Nostra. Giuseppe Lucchese è nato a Palermo il 2 settembre del 1959. In Cosa Nostra era soprannominato Lucchiseddu, non perché era piccolo di statura, ma per distinguerlo dal fratello Antonino, che era più grande di lui, e come lui faceva parte della mafia. Alcuni uomini d'onore lo chiamavano anche Peppuccio. Da adolescente, Giuseppe Lucchese vendeva le sigarette di contrabbando nel quartiere Calza di Palermo, che era il quartiere dove era cresciuto. Le sigarette le prendeva dallo zio Tommaso Spadaro, che era soprannominato il re della Calza. Tommaso Spadaro si definiva il Gianni Agnelli di Palermo, perché importava tonnellate di sigarette e dava lavoro a centinaia di persone. Tommaso Spadaro era grande amico e compare di Stefano Bondade, che era il capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Probabilmente, quando venne arrestato la prima volta, Lucchiseddu stava proprio scaricando un carico di sigarette destinato allo zio. Era una notte d'estate agli inizi degli anni 70 che Giuseppe Lucchese entrò per la prima volta nelle cronache palermitane. In quell'occasione venne sorpreso dalla Guardia di Finanza a scaricare sigarette di contrabbando sulla spiaggia di Mongerbino, che si trova a pochi passi da Bagheria. Giuseppe Lucchese capì subito che non sarebbe riuscito a scappare. Allora si sedette su una cassa di sigarette ad aspettare l'arrivo dei finanzieri. Quando i finanzieri arrivarono e gli chiesero spiegazioni, mostrò da subito una certa freddezza e rispose in modo serio e deciso: "Stavo solo passeggiando sulla spiaggia e poiché mi ero stancato mi ero seduto su quella cassa. Vi do la mia parola d'onore che manco mi ero accorto che erano sigarette." Non si sa quando venne combinato in Cosa Nostra Giuseppe Lucchese. Molto probabilmente entrò a far parte di Cosa Nostra verso la metà degli anni 70. Grazie al contrabbando di sigarette mise un po' di soldi da parte, soldi che utilizzò per aprire un negozio di elettrodomestici a Palermo, nella zona di Porta Reale. Quell'attività durò poco. Giuseppe Lucchese aveva altri progetti in mente per la sua vita. Era in quel periodo che conobbe Giuseppe Greco, detto Scapuzzetta, che era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Ciaculli. Pino Greco era il capo del mandamento di Ciaculli. Era un uomo d'onore che aveva una forte personalità. Soprattutto, Pino Greco era il killer numero 1 di Salvatore Riina. Scapuzzetta e Lucchiseddu legarono da subito, tanto che Giuseppe Greco considerava Giuseppe Lucchese come un fratello minore e lo mise a capo di una decina. Inoltre Giuseppe Lucchese aveva una forte passione per le moto ed era molto bravo a guidarle. Verso la fine degli anni 70 prese anche il patentino. Per questo motivo Giuseppe Greco utilizzava Lucchiseddu come autista quando doveva eliminare qualcuno a bordo di una moto. Il definitivo salto di qualità in Cosa Nostra lo fece nel 1981, quando partecipò all'omicidio del più potente padrino che c'era in Cosa Nostra in quel periodo, ed era Stefano Bondade. È il collaboratore di giustizia Giuseppe Marchese a parlare dei killer che eliminarono il capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Ascoltiamo Giuseppe Marchese raccontare di quando il gruppo di killer partì dalla masseria per andare ad eliminare Stefano Bondade. Come partite da questo spiazzo? Quindi queste persone partite in che formazione? C'è stato che mio zio
si mette nella 128 con Mario Pesce-Filippo e Giovanni Pullarà, Giovan Battista. Chi guida? Mio zio, Filippo. Dovrebbe dire pure, se lo ricorda, come erano collocati in macchina. Portava la macchina, accanto si è messo Pesce-Filippo, Mario, e dietro Giovan Battista. Pullarà. Dopo nella 131, quella che avevo portato io, si è messo nel volante, si è messo Nino Madonia, accanto Pippo Gambino, e dietro si è messo Antonino Rotolo. E nella motocicletta si è messo Lucchese con Pino Greco. Chi conduceva? Lucchese portava la motocicletta, e anzi è molto bravo a portare la motocicletta. E io con Raffaele Ganci ci siamo messi sulla 112 di quella di Pullarà. Chi guidava? Io. Giuseppe Lucchese partecipò anche all'omicidio di Salvatore Inzerillo, che era il capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano ed era il principale alleato di Stefano Bondate. Poi, durante la mattanza di Palermo, commise numerosi omicidi al fianco del suo amico Pino Greco. Inoltre non si trovò indietro nemmeno quando ricevette l'ordine di uccidere Salvatore Contorno, che era un suo grande amico. In quell'occasione però Contorno riuscì a capire quello che stava per accadere e reagì, e per questo motivo riuscì a salvare. Ci racconti l'episodio del suo tentato omicidio? Sì. Io non ricordo il giorno che mi è successo, perché non avevo interesse a ricordare il giorno. Mi trovavo a casa di mio padre. Mentre io mi trovavo da mio padre è venuta mia moglie col bambino, mio figlio e un altro bambino. Suo padre che abitava In via Ciacolli, in via Ciacolli. Allora quando mia moglie è venuta a Ciacolli aveva la sua macchina. Finito che abbiamo lasciato un'ora, mezz'ora che è stato da mio padre, ci avviamo verso mia suocera. Mia moglie col bambino, mio figlio, e quel bambino dovevano andare via. Quel bambino che era amico di mio figlio non è voluto andare con mio figlio, si è messo nella macchina con me, io non lo volevo. Questo bambino era un bambino o un ragazzo? Un bambino era che amico di mio figlio. E quanti anni aveva? Mio figlio aveva 8 anni. Un compagno di scuola? Era un compagno? No, erano vicini di casa. Erano soltanto degli amici? Sì, vicino di casa. Allora, come si chiama? Non ricordo il nome, non mi viene per il momento, non lo posso dire. Vabbè, se se lo ricorda poi me lo dirà. Perciò dopo c'è un ragazzino che non voleva andare via con mia moglie, dice me ne vengo con lei signor Totucci. Comunque, mi è convinto. Mia moglie aveva fatto circa 1000 metri, 1500 metri avanti, mentre io faccio da Ciaculli, arrivare verso via Conte Federico, via Miro Giafere, passo Miro Giafere. Da Ciaculli verso via Miro Giafere, sì. Incontro un 127, con sopra a bordo Pino d'Angelo. Questo io lo vedo che è brizzolato, lo sorpasso, lo saluto e questo rallenta, ma mi è fatto un po' già di soprassalto. Quando io arrivo sopra il cavalcavia, insomma le ha dato sospetto questa presenza del mi ha tirato un po'. Quando io arrivo sopra il cavalcavia, ma per quale motivo? Perché questo mi fa sorpassare, mi saluta e sa, non è che dice culle, è pure un modo d'onore. Io da vecchio lupo penso qualche cosa in giro c'è, subito mi ha tirato l'attenzione. Si è insospettito. E Sanio nella borgata, non è di là. Io lo sorpasso lui da solo. Mentre io lo sorpasso, arrivo sopra il cavalcavia di via Miro Giafre, di fronte a me c'è un palazzo quarto o quinto piano che arriva, ci sono 3 palazzini uno dietro l'altro. Lei ha imboccato il cavalcavia? Da Ciaculli verso Veneno Giafre. C'è il cavalcavia che si passa sopra l'autostrada. Mentre io sono sopra il cavalcavia, già io marco di quella macchina che ho superato, mia moglie è avanti con la sua macchina, no? Sua moglie se n'è andata per conto suo? Sì, avanti. E io ho il bambino in macchina, questo ragazzino amico di mio figlio. Sì. Quando arrivo in questo attimo, io vedo nel palazzo, l'altra volta nella dichiarazione è confusa perché c'è detto dietro la finestra, non è finestra, è una veranda tutta a lungo di vetro. Perciò la persona, è una veranda? C'è una porta tutta a vetro, perciò l'ho visto abbastanza bene. Il signor Enzo Buffa, messo dietro la finestra con la radiolina, perché ce l'ho così come di qua da lei, ce l'ho bello e lui alto, lo vedo abbastanza bene. Sulla mia sinistra c'è la proprietà dei signori Pesce-Filippo. Che distanza ci può essere tra quella... Cavalcavia? Sì, dal cavalcavia. Ma neanche 20 metri, 25. 20-25 metri? Sì, è là. Sulla mia sinistra c'è il giardino che si scende, vado qua e c'è la discesa del ponte. Sulla sinistra c'è un cancello in ferro con tutte le varie. E c'è il Mario... Sulla mia sinistra. Sulla sinistra c'era un cancello di ferro. E la campagna. E c'è Mario Pesce-Filippo. E la campana?
la campagna, la campagna. c'è Oidino e Pesce Filippo. E vedo Mario Pesce Filippo dietro il cancello. A questo punto io che vedo? Mario Pesce Filippo qua, vedo questo qua. Com'era questo Pesce Filippo? In piedi? Era messo, c'era il portone e ci sono i vari. Lui aspettava che andasse via e qua. Era dietro le sbarre? Sì. No, dico, la figura com'era? No, normale, lo vede benissimo. Lo vedeva benissimo. Cioè in piedi? Sì, in piedi. Era appoggiato alle al cancello, perché aveva l'occhio vivo di dare la segnalazione a quello signor Buffa che io arrivavo. Perché? Perché la motocicletta che è uscita dal garage del signor Buffa. Sotto il palazzo c'era la motocicletta grossa che esce per Puccio Lucchesi e Pino Serpuzzella. Lucchesi portava la moto e Pino Serpuzzella l'ha messo di dietro. Appena mi arrivano, che io arrivo con la macchina qua, loro mi tagliano la strada e vengono davanti, mi tirano la prima raffica. Io mi butto Aspetti, la concitazione è però spiegabilissima. Comunque, lei ha visto il Pesce Filippo? Sì, ho visto e ha continuato la marcia? Sì, ma già sono nella discesa che quasi scende piano, che c'è un incrocio che si vorrebbe andare verso la Scalanza. Sì. Perciò io quando scendevo il ponte scendevo a Raggio. E questa motocicletta proveniva da dove? La motocicletta viene dove c'è il signor Buffa, l'ultimo piano, sotto c'è il garage. La motocicletta ne esce perché è un vicolo cieco. Esce dal garage, perciò era tutto tramite il radio fatto il lavoro. E questo Buffa, lei l'ha visto che Sì, il Buffa era dietro la vetrata sopra. Sì, questo l'ho capito. E questo è il padrone del palazzo e lui c'ha l'appartamento all'ultimo piano. Aveva una radiolina in mano? Sì. Cioè qualche cosa che... No, è in cuffia, radiolina proprio in mano, perché dei radiolini me ne intendo, io per contrabbandieri e li conosco pure questi mestieri. Quindi secondo lei questa motocicletta era una motocicletta di piccola cilindrata? No, non era una grande motocicletta arrivata senza rumore. Quando io vedo era una grossa motocicletta. Grossa motocicletta che è arrivata senza fare molto rumore. Siccome il Locchesetto per natura è piccolo, era o è piccolo, perciò sopra quella motocicletta ci stava, non era un pilota buono per la motocicletta, perché la motocicletta l'avevo pure, ci vuole appoggiare i gambe per una motocicletta grossa e uno piccolo non va bene. Sì. Comunque, quando loro sono uscite, io vedo questo, Locchesetto era amico mio pure, da vecchia data. Quando mi viene di fronte, aveva una faccia da morto, mi mangio la foglia al completo, sono permesso, ho finito io. Io pigliavo e mi buttavo sopra il piscirito. Sì. Buttando sopra il piscirito, lui mi faceva prima trafficare. Sul bambino, si è buttato sul bambino. Io sul bambino. Abbandonando il volante naturalmente. Ho abbandonato la macchina. E la macchina che fece? Lui mi faceva prima traffica, io non piglio neanche. No. Non mi faccia finire, signor Presidente. Dico, la macchina... Sì, l'abbandono, la macchina abbandono, cammina per fatteria. Quindi camminò, andò a sbattere? No, arrivò a nome a Ciapiere. E si fermò? Lui mi durava prima raffica, appena mi durava prima raffica, io ancora non avevo niente, non ero colpito, mi sosivo e poi ti pare la macchina. Mentre io talio, loro stanno ritornando con la motocicletta. Sì. Io arrivo a fare 100-150 metri e mi fermo davanti a un bar, lo signor Pace. Si ferma davanti al bar del signor Pace. Arrivo là, mi fermo là e c'ho il bambino che ci esce sangue dalla faccia. Butto il bambino nella macchina e mi metto davanti al motore della macchina, che la macchina era un 127, non è una macchina normalissima, però già era tutta buchellata. Quando loro ritornano mi continua a parare di nuovo, appena mi pararo io mi ammucciavo la macchina, cioè il bambino l'ho buttato e rimango nella macchina, perché io scappo, mi fregano, mi filmavo, pigliavo il revolver, appena loro sono arrivate che stavano per scendere, ci mise a parare e ci ho tirato i 5 colpi che aveva, no? E se il Pozzella pigliato aveva il giubbino antiproiettile, si abbandona da motocicletta. Lo Scarpozzella è stato colpito. Colpito perché era lui che faceva l'operazione. E lei se ne accorse che era stato colpito? Sì, perché sono fermo, io dietro la macchina col motore. No, dico, se ne accorse in che... Come me ne accorgo? Perché quando io ci paro, lui cade dalla motocicletta e va per terra. I colpi lui, invece di portarlo sopra di me, li portava in una saracinese, un malasiano e a primo piano un balcone. Come ha fatto? Perché l'ho preso e chiudo un tiro. Perciò a questo punto io non ho più niente da fare e c'ho macchina davanti e macchina di dietro. Davanti c'ho Fozzo Marchesi, davanti, con BMW metallizzato e dietro c'ho un golf con 3 persone. Salvatore Cucuzzi e un altro 2 che non conosco. A questo punto quando mi finisce il colpo a me si caricherò signor Puzzella no BMW e se lo sopportato. E questo è il mio attentato. Scampato all'agguato, Salvatore Contorno si nascose in una villa a Brancaccio. Ed è in quella villa che venne arrestato il 23 marzo del 1982. Quando venne arrestato, Salvatore Contorno seguì Tommaso Bruscetta sulla strada del pentimento. Quando Giuseppe Lucchese seppe che Contorno si era pentito, andò su tutte le furie e giurò di eliminare tutta la sua famiglia.
Giuseppe Lucchese partecipò anche agli omicidi degli uomini delle istituzioni che combattevano contro la mafia. Il 30 aprile del 1982 venne ucciso il deputato Pio La Torre. Il 29 giugno del 1982 venne ucciso il vice brigadiere Antonino Burafatto. Il 6 agosto toccò al vicequestore della squadra mobile di Palermo, Ninì Cassarà, mentre il 28 luglio del 1985 toccò al commissario Beppe Montana. Giuseppe Lucchese si dimostrò freddo e spietato anche con la stessa sorella. Infatti Lucchiseddu aveva una sorella che si chiamava Giuseppina. Giuseppina era già sposata quando, agli inizi degli anni '80, iniziò una relazione amorosa con il cantante Pino Marchese. In Cosa Nostra le regole sono chiare: non si possono avere relazioni extraconiugali. Giuseppina non vuole proprio smettere quella relazione amorosa con il cantante Pino Marchese. Allora ci pensò il fratello Giuseppe a riportare l'onore nella famiglia. Il 26 luglio del 1982 il cantante venne sequestrato e portato in un magazzino. Pino Marchese venne ucciso, poi gli vennero tagliati i testicoli e messi in bocca. È così che venne ritrovato qualche giorno dopo in un bagagliaio di un'auto. Poi Giuseppe Lucchese uccise la sorella stessa e qualche anno dopo eliminò anche la cognata perché era sospettata di tradire il marito. Giuseppe Lucchese si era dimostrato un killer affidabile. Era freddo e spietato con le sue vittime. Inoltre aveva dimostrato di rispettare le regole di Cosa Nostra. Per questo motivo era entrato nelle grazie di Salvatore Riina. E nel 1985 Totò Riina gli diede l'incarico più difficile da portare a termine. Gli ordinò di uccidere quello che era stato fino ad allora il suo più grande amico e il suo maestro in Cosa Nostra. Salvatore Riina gli ordinò di uccidere Pino Greco Scalpuzzella. A Lucchese, anche se io non lo conoscevo direttamente, però già ne avevo sentito parlare molto tempo prima, mentre ero io in galera, perché c'era un fratello, un certo Antonino, che era con me all'infermeria di Palermo. Io conoscevo allo zio, a Tommaso Spataro, e quindi si sapeva che questo ragazzo, non è perché lui era, valido in una certa maniera, ma semplicemente che era un ragazzo, incensurato, e quando si è preso il patentino, il Greco Giuseppe se lo prese come autista, perché aveva anche la comodità, se lo fermava la polizia, era uno studente, quindi passavano inosservati. Quindi io fino dal 76 sento parlare di questo Lucchese, che è molto vicino ad ambiente Cosa Nostra. Dopo io nell'81, quando esco, l'ho visto diverse volte, sempre in compagnia di questo Greco Giuseppe, che ci portava la macchina, e parlando con persone della mia famiglia, dicevano che in diverse azioni lui era un ragazzo che si era fatto strada, che era una persona molto valida ed era molto intimo, a tipo il Greco Giuseppe ce l'aveva a tipo un figlio, a tipo un fratello, se l'era cresciuto lui, tanto che dopo lui è stato visto carnefice, perché quello poteva sospettare che lo potesse uccidere qualsiasi persona, ma non pensava mai che lui l'avrebbe un giorno ucciso. Ormai Salvatore Riina considerava Pino Greco come un suo possibile rivale. Conosceva la sua forza, la sua intelligenza e soprattutto la sua abilità di killer. E sapeva bene che l'unico che poteva fermarlo e ucciderlo era il suo migliore allievo, Giuseppe Lucchese. A raccontare come venne eliminato Pino Greco è il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. Allora, vediamo Scarpa, non c'è più, dice lei. Sì. E da chi è stato ucciso quando? Scarpa è stato ucciso nell'autunno dell'85. Mio fratello mi disse che Pino Greco era stato ucciso e mi raccontò tutto l'episodio. Mi disse che si trovavano in una villetta, in una casa di campagna, nella zona Bellacera o comunque in quei pressi lì,
Nella zona della? Bellacere, che sarebbe fra Bagheria, Bellacere, in quella zona Cioè il territorio di della Bagheria. periferia di Palermo, sì. Mi disse che lui era in compagnia di Vincenzo Puccio e stavano giù al piano terra, diciamo, nella campagna di questa villetta. Sopra vi era Pino Greco Scarpa, Giuseppe Lucchese e La Rosa, non mi ricordo il nome di La Rosa, comunque che è imparentato anche con Pino Greco Scarpa. A un certo punto si sentono delle esplosioni d'arma da fuoco. Il Puccio gli dice a mio fratello: Agostino, vai sopra ad aiutare a pulire. Mio fratello in quell'occasione si è dato alla fuga perché ha avuto molta paura, perché era molto legato al Pino Greco Scarpa e molto legato anche a Lucchesi, quindi aveva capito che qualcosa di tremendo fosse successo. Ma il giorno stesso, la sera, lui andò alla ricerca di Lucchese per capire chi dei due fosse stato ucciso, ma trovò il Lucchese, quindi quello che era stato ucciso era sicuramente Pino Greco. Il Lucchese lo rassicurò e gli disse che questo gesto che lui aveva fatto non lo doveva certamente farlo, perché altrimenti sarebbe stato costretto a prendere delle mansioni molto gravi. Ma comunque lo giustificò a suo dire, perché era ragazzo inesperto, e per questa volta il discorso è andato così, anche se poi hanno covato per qualche altra leggerezza di mio fratello fino a... Dopo la morte di Pino Greco, fu Vincenzo Puccio a prendere il suo posto come capo del mandamento di Ciaculli. Giuseppe Lucchese divenne il suo sottocapo. Agli inizi del 1989, Vincenzo Puccio, mentre si trovava in galera, iniziò a tramare nei confronti di Totò Riina. Puccio si lamentò con i fratelli Marchese e con Leoluca Bagarella, che era il cognato di Salvatore Riina. Totò Riina lo seppe e ordinò la sua morte. Puccio venne eliminato l'11 maggio del 1989. Ad ucciderlo fu Antonino Marchese, che gli fracassò la testa con una padella. Da quel momento Giuseppe Lucchese divenne il nuovo capomandamento di Ciaculli ed era il terzo uomo più ricercato d'Italia. Ai primi due posti c'erano Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Il regno di Giuseppe Lucchese durò poco. Giuseppe Lucchese venne arrestato il 1 aprile del 1990, mentre si nascondeva in un appartamento a Palermo. Venne arrestato in compagnia della fidanzata, Claudia Chines. I due vennero arrestati mentre stavano per salire nell'auto. Anche in quell'occasione Giuseppe Lucchese si dimostrò freddo. Non disse una parola, si lamentò solo nei confronti dei collaboratori di giustizia. Da quando è stato arrestato, Giuseppe Lucchese non ha mai collaborato con la giustizia e la sua voce in un'aula di tribunale si è sentita solo il 30 gennaio del 1999, quando, durante un processo, fece delle dichiarazioni spontanee in cui si lamentava del carcere duro. Sì, signor Presidente, comincia l'imputato Lucchese Giuseppe. Signor Presidente, buongiorno. Se me lo permette vorrei fare una dichiarazione spontanea. Mi ha facoltà. Sì, mi ha facoltà, può parlare. Sì, grazie. Allora, rendo noto che da giorno 25, corrente mese, ho iniziato una protesta pacifica e civile qui a Spoleto, che consiste nello sciopero della fame. E continuando in questo modo, sono costretto a non poter venire alle udienze, perché le mie forze fisiche me lo impediranno. Protesto perché da 6 anni e mezzo, dal luglio 92, mi viene impedito di abbracciare i miei familiari. Sono perseguitato da una squadretta repressiva alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia, non so per quale scopo.
ma sicuramente subisco vessazioni. Da 2 mesi questa squadretta è venuta qui a Spoleto, con le solite sempre intenzioni: perseguitarmi, stancarmi, vessarmi. Lo sto facendo presente alla Corte. Ci stiamo rivolgendo alla giustizia che si metta fine a questa persecuzione. I problemi non sono solo miei, sono anche degli altri compagni miei. Ho finito, la ringrazio. Per la freddezza che aveva nei compiere gli omicidi, la stampa lo soprannominò Occhi di Ghiaccio. Giuseppe Lucchese è stato condannato a numerosi ergastoli e nel momento in cui sto realizzando questo video sta scontando la sua pena al regime di carcere duro. Allora ragazzi, anche questo video termina qui, spero davvero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettetegli un like se il video vi è piaciuto, aggiungete un commento sotto al video per farmi conoscere la vostra opinione, soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube, in questo modo entrate a far parte della mia community e se cliccate anche sulla campanella sarete sicuri di non perdere i prossimi video che pubblicherò, ci saranno tante novità. Vi ringrazio veramente di cuore perché mi seguite in tante. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.